Fanciulli, buongiorno e benvenuti negli Emirati Arabi Uniti, specialmente a Dubai, dove quest'anno, dicembre 2023, va in scena la 28esima edizione della COP, la grande conferenza delle Nazioni Unite sulla gestione dei cambiamenti climatici. È il più grande raduno di capi di Stato e autorità internazionali al mondo, come vedete dal numero di bandiere alle mie spalle. E io vi porterò al suo interno, vi faccio vedere che cosa c'è, che tipi di padiglioni ci sono, come è organizzata, che cosa viene decisa al suo interno e tante altre cose che volevo raccontarvi da un sacco di tempo, quindi non perdiamo tempo e let's go! Ma partiamo dalle basi. Che cos'è una COP? Allora, chi dice la COP sei tu viene bannato dal canale, ve lo dico subito, comunque sia. COP significa semplicemente Conference of Parties, cioè la conferenza delle parti, ovvero degli aderenti a un qualunque trattato o convenzione internazionale. Questa COP in particolare che andiamo a vedere si riferisce alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed è dalla metà degli anni 90 che tutti i facenti parte di questa convenzione, praticamente tutti gli stati del mondo, si incontrano una volta all'anno in diversi luoghi per prendere accordi o verificare ciò che è stato fatto in base agli accordi del passato, ed è in questo contesto che sono stati presi i più importanti e storici accordi sul clima, come il protocollo di Kyoto nella COP3 del 97 a Kyoto o gli accordi di Parigi nella COP che venne tenuta a Parigi nel 2015. Quest'anno il paese scelto per ospitare la COP28 sono gli Emirati Arabi Uniti. La ragione principale che mi porta qui alla COP28 è seguire le attività di Save the Children e in particolar modo di Vera e Martina, due attiviste del movimento giovani che qui alla COP hanno incontrato e intervistato altri attivisti di tutto il mondo, partecipato a eventi con il ministro dell'ambiente Fratin e guidato eventi a loro volta. Per le strade e i padiglioni della COP ti può capitare di imbatterti in celebrità o autorità di vario tipo e mi ha fatto effetto rivedere Mrs. Mary Robinson, ex primo ministro irlandese, che avevo incrociato anni fa in Islanda nelle riprese di Seva Project. Sul fronte dei minori, poi, questa è stata la COP che ha visto la maggior partecipazione di giovani di sempre e al suo interno sono stati raggiunti accordi di portata storica, ma nonostante questo, ancora oggi in molti si fanno una domanda tanto fondamentale quanto elementare. Come fa uno Stato che vive di combustibili fossili, un membro dell'OPEC, a ospitare una conferenza il cui scopo è l'eliminazione dei combustibili fossili? Cioè, c'è qualquadra che non cosa, quantomeno, no? Però bisogna fare un passo indietro, perché innanzitutto non è né la prima né l'ultima volta, perché in passato la COP è stata ospitata dal Qatar, dall'Indonesia, che al tempo erano entrambi membri dell'OPEC, anche se oggi non lo sono più, e l'anno prossimo verrà ospitata dall'Azerbaigian, a Baku, che è anch'esso, no? una petrocrazia, se vogliamo usare questo neologismo, ma il punto è che la sede della COP viene scelta con un meccanismo di rotazione attraverso 5 grandi aree regionali, sostanzialmente i 5 continenti, dove ogni anno un membro di queste aree deve ospitare questa conferenza. Ci sarebbe una presidenza di turno, no? come avviene per l'Unione Europea per esempio, ma in generale si accettano le candidature di stati membri di quell'area regionale e la candidatura viene valutata sulla base delle capacità logistiche di quel paese, cioè quel paese è in grado di avere uno spazio dove può garantire la logistica, la sicurezza, l'organizzazione di questo evento immenso, no? Che accoglie migliaia e migliaia di persone da tutto il mondo, capi di Stato, ci sono una serie di criticità da valutare, per cui c'è una commissione che valuta queste cose qui. Se poi non si trova un candidato ideale, di default la COP viene tenuta a Bonn, in Germania, ma quest'anno, che toccava all'Asia, gli Emirati Arabi erano realmente il candidato ideale, perché giusto 2 anni fa hanno fatto l'Expo, hanno costruito una struttura avveniristica che è quella che mi circonda in questo momento, che è in assoluto probabilmente il luogo migliore al mondo per ospitare questo tipo di evento, e di conseguenza è stata approvata la sua candidatura. Non bisogna poi dimenticare che il vero problema, se guardiamo l'oggetto, no, della conferenza, non sono i paesi che vendono il petrolio, ma sono quelli che ne usano di più. Paesi come la Cina, l'India, gli Stati Uniti, il Sudafrica, l'Australia, cioè quelli che hanno il numero di emissioni pro capite più alto al mondo, sono loro ovviamente i sorvegliati speciali di questo genere di conferenze.
Oltretutto, per quanto possa suonare paradossale, gli Emirati Arabi sono molto attivi sul fronte della ricerca per le energie rinnovabili, la sostenibilità, eccetera. E questo per un motivo che vi ho già raccontato in video precedenti su Dubai specialmente, e cioè che loro sanno benissimo che il petrolio ha i giorni contati e sanno che non possono costruire un modello economico futuro che si basi solamente su questo. Loro hanno ricevuto una grande quantità di ricchezza da questo e la stanno utilizzando per investire su una visione diversa del loro futuro dal punto di vista economico, come per esempio il brand, no, di Dubai nel mondo del lusso o anche nel mondo del turismo. E ultimamente sono arrivati anche dei grossissimi investimenti su quello che è a tutti gli effetti un trend del giorno d'oggi, cioè la sostenibilità, le energie rinnovabili, eccetera, perché Dubai ha una marea di soldi, una quantità impressionante, e li utilizza anche per queste cose qua. Questo per esempio è il padiglione Emirati, e loro sono molto convinti, perlomeno a parole, di raggiungere l'obiettivo zero emissioni entro il 2050. Le più grandi innovazioni dal punto di vista anche ingegneristico, eccetera, sulle energie rinnovabili, capace che le trovate a Dubai, le trovate ad Abu Dhabi, comunque qui negli Emirati. E questo molto banalmente perché sono cose che costano un sacco di soldi, e Dubai e gli Emirati questi soldi ce li hanno e li utilizzano anche per questo genere di cose qua. Detto questo, intendiamoci, non è che a questo punto poi tutte le controversie di questa COP siano state cancellate da questa cosa, tutt'altro, ci sono state una serie di episodi piuttosto problematici all'interno di questa COP, ma ve ne parlo tra poco. Adesso vi faccio vedere com'è strutturata. Come dicevamo, il luogo dove si tiene la COP è lo spazio dell'Expo 2020 e in particolar modo lo spazio è diviso in due aree, la Blue Zone e la Green Zone. La Blue Zone è quella riservata ai capi di Stato, agli membri delle delegazioni, giornalisti, osservatori, accreditati, VIP, eccetera, quindi una zona molto d'accesso contingentato con grandi controlli di sicurezza per ovvi motivi per chiunque acceda al suo interno, ed è dove avvengono le negoziazioni, dove si firmano i trattati, dove ci sono le conferenze stampa. Questo in particolar modo è il padiglione B1 della Blue Zone, che è il luogo dove ci sono la maggior parte delle aree di lavoro comune, delle zone di incontri ad accesso riservato, eccetera, ed è il posto dove nei primi giorni della COP qui si radunano tutti i leader mondiali. Poi nei giorni successivi normalmente restano i ministri delle aree specifiche oppure i delegati per le negoziazioni, che solitamente non sono persone conosciute ma sono degli esperti, dei tecnici che vanno a negoziare per i rispettivi governi gli accordi, le condizioni. È molto strano essere qua perché verosimilmente io in questo momento sono circondato da una platea di autorità, di persone di straordinaria importanza a livello mondiale che stanno realmente decidendo le sorti dell'utilizzo dei combustibili fossili e della lotta al cambiamento climatico, ma ovviamente non li conosco e quindi un po' mi sento un intruso e un po' vorrei parlare con qualcuno di loro, ecco, però via. Questo è il luogo dove avviene the real thing. La Green Zone invece è quella aperta a tutti quanti, chiunque può venire registrandosi e ottenendo un QR code gratuitamente, ed è anche la zona esteticamente molto più bella. Tutti i padiglioni più affascinanti sono qui, come il padiglione Arabia Saudita, il padiglione Emirati, il padiglione Mobilità, eccetera. Ed è anche la zona che è pensata per il grande pubblico, quindi abbiamo una serie di padiglioni a tema divulgativo, come a tema espositivo se vogliamo, e soprattutto una serie di zone per il relax, il divertimento, eccetera, come se fosse una grande festa. Ad esempio io adesso mi trovo all'interno del padiglione Tecnologia 1 e una delle soluzioni tecnologiche di cui si sta parlando parecchio alla COP di quest'anno sono tutte le tecnologie di intrappolamento del carbonio, cioè togliere CO2 dall'atmosfera e stoccarla da qualche parte. È una soluzione che indubbiamente è molto bella, molto utile, da un sacco di prospettive, però diventa inutile e anzi particolarmente costosa se dall'altro lato non è accompagnata da una riduzione delle emissioni.
Dal momento quindi che le strutture utilizzate sono quelle dell'Expo, la Green Zone si trasforma praticamente in una gigantesca fiera a tema sostenibilità che svolge allo stesso tempo un ruolo di sensibilizzazione sulle problematiche e di divulgazione scientifica, perché veramente in tutti i padiglioni di tecnologia, conoscenza eccetera si trovano una marea di stand che parlano di soluzioni a qualunque tipo di problema che esista oggi al mondo legato all'ambiente, a partire dalla riforestazione, la pulizia degli oceani, la gestione degli ecosistemi, ovviamente la riduzione delle emissioni, l'energia verde, la mobilità sostenibile di qualunque tipo, fino alle supercar, no? O anche ai mezzi di utilizzo comune. E devo dire la verità, c'è un'atmosfera bellissima, cioè si respira innovazione, ma di quella buona, c'è un sacco di idee fighissime in qualunque ambito. Esci qua che sei pieno di speranza, e io in realtà mi sarei aspettato esattamente l'opposto, mi sarei aspettato un sacco di presomalismo per i problemi del cambiamento climatico, insomma ecoansia non pervenuta a tutti gli effetti, tanto più che c'è proprio un grosso clima di festa e di collaborazione internazionale, gente da tutto il mondo che si incontra, che si saluta, si scambiano biglietti da visita, si trovano poi insieme nelle food court per mangiare insieme o per andare a festeggiare nella zona dove ci sono i concerti, gli spettacoli. Ovviamente, come ogni conferenza sul clima, no, ci si aspetta la presenza di proteste, di attivisti eccetera. Devo dire che sono rimasto stupito di vedere che le proteste, ovviamente pacifiche, sono ammesse all'interno della Blue Zone. Normalmente mi sarei aspettato di vederle nella Green Zone e che tutti i negoziati all'interno della Blue Zone andassero avanti indisturbati in qualche modo. Sono qui dentro la Blue Zone che manifestano di fronte al padiglione dove avvengono i negoziati. E oltre a questo ci sono state delle contraddizioni piuttosto forti, perché innanzitutto questa COP vede il record di partecipazioni dei lobbisti di gas e petrolio, che sono oltre 2500, quasi 3-4 volte in più rispetto alle precedenti edizioni, al punto che qualcuno ha voluto suggerire che in realtà questi rappresentanti utilizzassero questa COP per incontrarsi e discutere di accordi sul petrolio. L'OPEC e i produttori di gas hanno un loro stand all'interno della Blue Zone e questo già di per sé è strano, se mi consentite. Ci si è poi messo anche il presidente della COP e specialmente la sua frase "senza combustibili fossili torneremmo alle caverne", che ha fatto il giro del mondo e scatenato un vespaio di polemiche, anche perché in questo modo suggeriva alle parti, implicitamente, di non firmare nessun accordo sulla riduzione del loro utilizzo. Tornando comunque su una nota positiva, questa COP passerà comunque alla storia perché già nei primi giorni è stato raggiunto un accordo su un tema di cui si parlava da tantissimo tempo senza però quagliare nulla, cioè l'istituzione del Loss and Damage Fund, ovvero un fondo che dovrebbe raccogliere fino a 100 miliardi di dollari all'anno e che verrà poi utilizzato per riparare tutti i danni creati dagli eventi estremi in tutte le parti del mondo dove magari le economie locali sono più vulnerabili, per quantomeno tamponare i danni. Oltre a questo si è parlato molto di energia nucleare, di aumentare la quota di energia nucleare prodotta nel mondo, quindi per avere più energia libera da emissioni di gas serra, ma soprattutto siamo tutti qua in trepidante attesa perché la fine della COP si avvicina e stiamo tutti aspettando se verrà annunciato il raggiungimento di qualche nuovo accordo importante. Di questo, pensate, ho avuto la fortuna di parlare direttamente con il nostro ministro dell'ambiente. La mia valutazione rispetto a questi giorni a COP28, sia nella parte iniziale sia adesso che si aprono gli ultimi giorni, gli ultimi 3 giorni di trattative, di ministeriali, è certamente molto positiva sulla prima parte, perché praticamente dal primo giorno si è trovato un percorso su uno di quelli che erano i grandi temi, il loss and damage, ma adesso c'è la parte invece che riguarda il vero e proprio bilancio per quanto riguarda la mitigazione e naturalmente le azioni di adattamento. Su questo certamente ci sono anche posizioni molto lontane tra i tanti paesi del mondo, si tratta di trovare un equilibrio per rispettare quello che è il punto cardine, l'accordo di Parigi del 2015. Quando
cala il sole e tutti i padiglioni vengono illuminati, è come se la COP iniziasse una nuova vita, cioè tutti i padiglioni dell'Expo sono di una bellezza stratosferica anche di notte, di fatto è come se questo posto diventasse grande il doppio, cioè per vederlo tutto non bastano tutti i 10 giorni della COP, io in questi 3 giorni sto facendo una quantità di chilometri a piedi per vedere tutto che è veramente incredibile. In generale la mia esperienza qui alla COP è stata molto positiva, molto interessante, un sacco di stimoli, tutto bellissimo, però mi sembra che ci sia un enorme, gigantesco non detto in tutto quello che ho visto, un enorme elefante nella stanza, e cioè che al di fuori di queste conferenze dove tutti si parlano, sono in contatto eccetera, il mondo va verso una frammentazione sempre più estrema. C'è la guerra tra la Russia e il mondo occidentale, quella tra Israele e Palestina, guerre in Caucaso, in Nord Africa, presto probabilmente anche in Sud America, per non parlare del fatto che Cina e Stati Uniti, i due principali paesi responsabili dell'emissione di gas serra, sono alle porte di una guerra quantomeno fredda tra di loro, e Dio non voglia che non diventi calda anche quella. È quello che Papa Francesco ha chiamato la terza guerra mondiale a pezzettini, e in tutto questo io mi chiedo: un mondo dove ogni singolo attore persegue i propri interessi fino alla distruzione reciproca che è la guerra, come può trovare una cooperazione per quelli che sono gli interessi comuni, come la lotta al cambiamento climatico? È una domanda che io mi faccio da molto tempo, l'ho chiesta anche al nostro ministro, per intenderci. Guardi, certamente è difficile fare valutazioni sul futuro, anche perché purtroppo gli eventi sovente sono imprevedibili, ma io credo che cominci a esserci la completa percezione da parte di tutte le genti, probabilmente prima ancora degli stati, della necessità di agire. Naturalmente da tutte le genti, ma in particolare dei giovani. I giovani sono quelli più consapevoli della necessità di agire, e i giovani sono il futuro del mondo. Quindi io confido, su questo confido molto. Io devo dire la verità, sono un pelino più scettico, perché quello che mi è parso di vedere in questi anni è che la transizione ecologica venga trattata come un problema solo quando tutto il resto va bene e non come una priorità assoluta no matter what. E quindi mi spiacerebbe davvero tanto che tutto quello che ho visto in questi giorni, questa bellissima atmosfera di buona volontà, grandi intenzioni, di una parte di mondo che realmente vorrebbe che il mondo cambiasse, che tutti si andasse con un fronte comune verso una direzione migliore per tutti quanti, ecco, se tutto questo risultasse un tentativo andato male per colpa di pochi politici in giro per il mondo, che farebbero bene probabilmente andare a svecchiare al mare in qualche pensione in riviera, piuttosto che distruggere il mondo come lo stanno distruggendo ad oggi. Comunque sia, questa nota malinconica nulla toglie alla bellezza di queste esperienze, che culmina con la pubblicazione dell'accordo conclusivo di questa edizione della COP al termine dei lavori. Per la prima volta in 28 edizioni viene messo per iscritto chiaramente che l'obiettivo delle parti è abbandonare gradualmente i combustibili fossili. Per intenderci, mai prima d'ora la parola combustibili fossili era comparsa nel testo conclusivo di una COP, il che è doppiamente singolare se consideriamo che questa edizione si è tenuta in uno stato che ai combustibili fossili deve tutta la sua ricchezza. Poi, sul come fare tutto questo, l'accordo mantiene la stessa rotta tracciata dagli accordi di Parigi del 2015, e le parti si danno dunque appuntamento nel 2024 a Baku, in Azerbaigian. A noi comuni spettatori ovviamente resta una domanda: questa COP avrà davvero la portata storica che alcuni sostengono con enorme soddisfazione, o al contrario resterà lettera morta, puro chiacchiericcio politico inconcludente come sostengono i suoi detrattori? Come al solito, ai posteri l'ardua sentenza. Da Dubai è tutto, guardate che meraviglia questa struttura, questo edificio, e noi ci vediamo al prossimo video.